Buongiorno cercatori d'oro, vi do il benvenuto in questo canale YouTube in cui si parla proprio di prospezione di minerali interessanti per le proprie collezioni. La mia abitudine è proprio quella di andare a scandagliare gli alvei dei fiumi alla ricerca delle risorse, in questo caso risorse minerarie. Lungo i fiumi non tutte le località sono degne a mio parere delle vostre ricerche. Sta a voi attraverso il sopralluogo piuttosto che una ricerca preliminare, ad esempio con l'utilizzo di un satellite o di un drone, comprendere quali di queste località siano più interessanti per le vostre ricerche e solo lì poi andare a fare un sopralluogo. Oggi sto facendo un sopralluogo lungo questo nuovo fiume. Sono andato a indicare tramite i satellite questa zona, comprendendo dove parcheggiare, il sentiero per accedere al fiume, in maniera tale che anche le successive volte sia più facile l'accessibilità al sito. Altresì questo sito è molto interessante per diverse caratteristiche che andiamo a sviscerare nel corso di questo video. Quindi se il vostro obiettivo è quello di imparare a cercare minerali nelle varie regioni italiane, in questo caso in Piemonte, siete proprio nel posto giusto. Allora, l'idea principale della ricerca di minerali è quella di partire da valle e arrivare verso monte, cercando i giacimenti. In questo caso possono essere a monte, ad esempio, le vene ricche di quel minerale, e a valle invece tendenzialmente troverete i ciottoli rimasti intatti dall'erosione attraverso l'azione del fiume. Parlando di oro, quello che bisogna andare a fare è spostare i massi in maggiori dimensioni, cercando le trappole. L'oro va a concentrarsi soprattutto all'interno delle ghiaie, cosiddette aurifere. In questo contesto bisogna cercare questi massi, che sono dei naturali freni, vanno a incastrarsi gli uni agli altri secondo uno schema a coltello detto imbricatura. L'oro è un metallo molto pesante, va a concentrarsi in questi anfratti e di conseguenza via via viene traslato fino alla base di queste trappole in queste ghiaie. Sempre parlando di trappole, guardiamo questo freno che può essere un esempio. L'acqua arriva da monte durante le piene e va verso valle. Questo masso difficilmente verrà mosso e nella posizione retrostante si creerà nel tempo una trappola. Andando a spostare questi ciottoli vedete che si può osservare una buona dose di ghiaie fluviali. Queste ghiaie, una volta lavorate e processate, potrebbero fornirvi un buon risultato. Nel caso specifico, se state cercando di minerali di elevata densità, quali per esempio l'oro, sicuramente trovare delle trappole composte da grandi massi gli uni gli altri imbricati è un'utile indicazione. Cercando invece minerali che non siano l'oro, a mio parere bisogna focalizzarsi sui ciottoli. In questo contesto difficilmente troverete dei bei cristalli formati, delle punte non rotte, non scheggiate, perché l'azione del torrente ovviamente andrà a frammentare il più possibile questi minerali. Si tratta quindi di scandagliare questi ciottoli alla ricerca di colori più vividi o particolari, di quei ciottoli più rari che una volta tagliati e levigati potrebbero avere un certo valore. Soprattutto nei depositi in cui si può trovare dell'oro vi è una generale abbondanza di ciottoli verdi. In questo caso vediamo dei metagabbri, vediamo delle serpentiniti, talvolta anche delle granuliti. Questi sono indicatori che a monte vi erano delle ofiuriti, sostanzialmente degli antichi fondali oceanici, coinvolti nella genesi delle Alpi
metamorfosati a diversi chilometri di profondità. Queste rocce sono state erose a monte e trasportate a valle e qui ora le troviamo. Stiamo guardando da valle verso monte e vediamo che vi sono due rami fluviali, in questo caso il principale e quest'altro invece secondario, che arriva da una vallecola. Questa vallecola ho già trovato dell'oro, ma anche lungo questo fiume principale ho già trovato dell'oro. Dove si incontrano, soprattutto nel corso delle piene, vanno a depositare il metallo prezioso piuttosto che dei ciottoli molto densi e pesanti. Perché? Succede che la forza dirompente delle acque in arrivo da un fiume e dall'altro fiume si scontrano insieme e si annullano reciprocamente per una buona fetta di energia. I minerali più densi e pesanti vanno quindi a depositarsi, non solo dove sono i mulinelli, ma anche lungo le sponde. Tutto questo costone è molto interessante dal punto di vista aurifero, ma anche dal punto di vista dello sfruttamento di alcuni minerali densi. Dall'altra parte anche vi può essere uno sfruttamento, ma la punta, a mio parere, in questo contesto geologico è più sviluppato lungo questo versante che adesso sto facendo prospezione. I metalli preziosi, piuttosto che alcuni minerali densi, vanno a concentrarsi più che altro dove sono i massi di grandi dimensioni, i quali funzionano locali trappole. Perché? Perché questi sono dei freni naturali. Sostanzialmente nel corso delle piene, lì l'energia delle acque è minore e va quindi a depositare questi minerali e via via a concentrarli. La prospezione in questo contesto italiano è una materia ricca di spunti, cioè cerchiamo i minerali da un punto di vista collezionistico, ma nulla vieta che trovando talvolta degli importanti arricchimenti non si possa poi successivamente chiedere concessioni di sfruttamento. Questo però è tutto un altro paio di maniche dal punto di vista legislativo. Infatti, dal satellite l'avevo già notato, questo colore circa marroncino affiora il cosiddetto bedrock, cioè la roccia madre. Questo è un dato di fatto veramente molto importante. Sostanzialmente cosa succede? Nel corso delle piene il fiume ha eroso il suo letto, fino ad arrivare a far affiorare la roccia madre, la roccia che compone cioè i monti. Questa roccia è molto alterata, vuol dire che ha già subito in lungo e in largo gli effetti sia dell'alterazione chimica e sia dell'erosione meccanica ad opera delle acque del fiume e delle pietre soprastanti. L'oro è un metallo molto denso e pesante e può andarsi a concentrare proprio in queste fessure. In questo contesto potete vedere molto chiaramente che vi è una fessura che contiene al proprio interno dei ciottoli, i quali sono gli uni gli altri incastrati. Visto che la roccia è molto alterabile, è facile esplorare questa fessura. Questa ghiaia potrebbe cioè essere aurifera, ma sicuramente la presenza di ciottoli verdi è un buon indicatore che vi può essere una fessura di materiali pesanti. Questo arricchimento quindi poggia su questa roccia madre e mi fa molto pensare che potrebbe essere molto interessante lo sfruttamento di queste ghiaie. Questo non è altro che l'effetto dell'erosione e dell'alterazione del bedrock roccioso, il quale vedete riesco addirittura a romperlo con la forza delle dita. Questa quindi è un'ottima località trappola, potrebbe dare dei risultati importanti. Oltre a tutti questi consigli che finora vi ho dato, fate sempre attenzione che poco a monte vi possano essere delle scarpate erosive, cioè dei fianchi naturalmente erosi nel corso delle piene dove l'acqua va a sbattere. Perché per depositare a valle queste rocce e tra queste rocce ghiaie aurifere o con delle gemme di particolare densità è necessaria l'erosione. E senza erosione, sì, magari avete di fronte un deposito fossile, come si può dire, cioè che si è generato nel passato, però tendenzialmente non sarà uno sfruttamento rinnovabile. Cosa intendo con sfruttamento rinnovabile? È molto semplice, ogni piena andando ad erodere quel fianco può liberare di nuovo del minerale interessante alle vostre ricerche e andarlo a depositare poco a valle. Tutto quel costone che vedete, che è alto circa 15 metri, può essere stato nel passato eroso e di conseguenza tutto questo materiale alluvionale
può essere il nostro arricchimento. Quindi i miei consigli sono quelli di trovare lungo un fiume le località più performanti, magari in cui affiora il bedrock, magari in cui affiorano dei massi di dimensioni importanti che fanno un funzionamento di trappola, piuttosto, come abbiamo appena visto, la confluenza di diversi rami fluviali. Penso di aver trovato un deposito interessante per andare a fare delle prospezioni nel corso di quest'anno. Io quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!